Sei provato ad improvvisare un assolo di chitarra ma non sai da dove iniziare? Questa epica guida all'improvvisazione risolverà tutti i tuoi dubbi. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e sono qui per parlarti di improvvisazione. Sicuramente avrai visto che ci sono varie tecniche e scale per suonare un assolo e alla fine però ciò che detta legge è sempre una sola cosa: gli accordi su cui stai suonando, gli elementi principali che ti dicono chiaramente cosa dovresti suonare o meglio cosa non dovresti suonare. Cosa succede infatti se devi improvvisare su un solo accordo o se hai accordi che non sono della stessa tonalità? Quale scale andrai a suonare e soprattutto come? A tutte queste domande proverò a darti delle risposte che potrai subito mettere in pratica nel tuo prossimo assolo. Cominciamo con la cosa più facile, ossia l'improvvisazione su un solo accordo. Prendiamo ad esempio una base dove è presente soltanto l'accordo di Do maggiore. La prima cosa è provare ad improvvisare suonando soltanto le note dell'accordo, le tre note che formano l'accordo. La nota fondamentale, Do, la terza maggiore, il Mi, e il Sol, la quinta giusta. Proviamo a suonare soltanto queste tre note cercando di fare un assolo da brivido. Aspetta, mamma mia ragazzi, che noia pazzesca! Ma perché è noioso? La risposta è semplice, sto suonando soltanto le note dell'accordo senza creare quella tensione e risoluzione che invece è fondamentale per una buona improvvisazione. Sicuramente è un esercizio utilissimo per imparare le cosiddette note target, le note dell'accordo, della triade su tutti i vari set di corde lungo tutto il manico, ma senza tensione e risoluzione la tua improvvisazione sarà sempre banale e noiosa. Come avviare a questo problema? Aggiungiamo altre due note alla nostra triade in modo da creare quella tensione che serve proprio per dare dinamicità al nostro fraseggio, ma senza esagerare. Ascolta, le note sono Do, riposo, Re, tensione, Mi, riposo, Sol, riposo, La, tensione. Ebbene sì, abbiamo appena suonato la scala più usata e abusata della storia della musica moderna, la scala pentatonica maggiore. Questa è una scala che funziona benissimo su qualsiasi accordo maggiore, proprio perché offre un mix di tensione e risoluzione al suo interno, senza però esagerare. Sentiamola. La prima regola è usare la pentatonica maggiore sull'accordo maggiore e ovviamente la pentatonica minore sull'accordo minore. Ma proviamo a spingerci oltre e aggiungiamo a questa scala di 5 note un'altra nota che non fa parte della scala maggiore diatonica, la nota Mi bemolle, la terza minore. Do, Re, Mi bemolle, Mi, Sol, La. Quello che ho fatto è un passaggio cosiddetto cromatico, ossia che procede per semitono, tasto dopo tasto, dal secondo al terzo grado, quindi dalla nota Re alla nota Mi. E visto il sapore un po' triste, la tensione che crea questa nota la chiameremo Blue Note, ma non perché è di colore blu. E sapete cosa abbiamo appena suonato? Abbiamo suonato la magica scala blues, di cui ho fatto un intero video a riguardo e che trovi qui sopra. Ma sentiamo come suona. Su un accordo minore suoneremo la scala blues minore, dove però la blue note sarà tra il quarto e il quinto grado. Ad esempio, sull'accordo di La minore, le note della scala blues minore saranno La, Do, Re, Mi bemolle, Mi,
Sol, di nuovo La. Il passaggio successivo, ma non in ordine di importanza perché qui stiamo parlando di colori, di sonorità da utilizzare, potrebbe essere l'uso della cara e vecchia scala diatonica maggiore. Passiamo quindi dalla scala pentatonica di 5 note alla scala di 7 note ed essendoci 2 note in più avremo anche delle tensioni in più rispetto alla scala pentatonica. Per cui dopo la pentatonica questa è una delle scale più azzeccate per improvvisare su un solo accordo maggiore. Le note ovviamente saranno Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Però prima che entriate a gamba tesa con un commento che ovviamente non leggerò, voglio precisare che questa non è l'unica possibilità per suonare su un accordo maggiore. Ora vi spiegherò infatti alcune alternative molto usate nel blues e nel rock. Prima però segnatevi sulla vostra agenda il mio prossimo workshop online gratuito sull'improvvisazione. Se vi interessa, mi raccomando, vi consiglio di iscrivervi subito e riservare il vostro posto cliccando il link qui sopra o in descrizione. Quindi ricordiamoci che l'accordo di Do è formato soltanto da 3 note, mentre la scala diatonica è formata da 7 note, per cui le uniche note di questa scala che non andremo mai a toccare saranno ovviamente le note dell'accordo su cui stiamo suonando, quindi le note Do, Mi e Sol, le note proprio dell'accordo. Mentre i colori che abbiamo aggiunto, sia le altre 4 note, la nota Re, la nota Fa, la nota La e la nota Si, potrebbero tranquillamente essere cambiate. Ad esempio, se al posto del quarto grado, la nota Fa, andassi a suonare la nota Fa diesis, sempre in relazione all'accordo di Do, avremmo una sonorità basata sulla cosiddetta modalità Lidia, che crea proprio un senso di sospensione e di mistero. Sentiamola. Come sentite la sonorità è molto interessante, anche se purtroppo però non si sente spesso. Una valida alternativa che invece è molto usata nel blues e nel rock è la modalità misolidia, che si ottiene abbassando di un semitono il settimo grado della scala diatonica, dalla nota Si alla nota Si bemolle. Ma prima di sentirla, se il video vi sta piacendo, mi raccomando, cliccate mi piace e doppio mi piace e non iscrivetevi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Sentiamo quindi la scala misolidia. E questa scala può essere combinata con quanto abbiamo visto finora, ad esempio anche con la scala blues. Sentiamo. E se avessimo un accordo minore, oltre alla pentatonica minore e alla scala blues minore, una scala analoga è usare la scala diatonica minore, una scala di 7 note che ad esempio sull'accordo di La minore sono La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol e di nuovo La. Per cui, dopo la pentatonica minore di 5 note, questa è una delle scelte più azzeccate per improvvisare un assolo su un accordo minore.
Anche qui possiamo tenere intatte le note dell'accordo e giocare quindi sui 4 colori aggiuntivi. E una sonorità che ti consiglio di esplorare è la sonorità dorica, ottenuta alzando di un semitono il sesto grado, la nota Fa, da Fa a Fa diesis. Le note saranno quindi La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis. Questa sonorità è molto usata nel blues, nel jazz. Sono sicuro che se inizi a giocarci ti divertirai e la inserirai presto nelle tue improvvisazioni. Ora però la domanda è: che cosa succede se andiamo ad inserire un secondo accordo? Che scale possiamo utilizzare? La risposta l'ho data all'inizio del video, dipende sempre dall'accordo che andremo ad aggiungere. Ma ne parleremo in dettaglio nel mio workshop online gratuito sull'improvvisazione. Potete iscrivervi subito e riservare il vostro posto cliccando il link qui sopra o in descrizione. E se volete che continui con questo tipo di video, scrivetemi un commento qui sotto e magari la prossima settimana approfondiremo. Ciao ragazzi e buona musica!